ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, che sorpresa stai per ricevere? Andiamo a scoprire che sorpresa stai per ricevere nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Lo facciamo vedendo 3 varianti diverse che potete sentire anche sempre più di una, no? Quella che vi attira di più, magari una che vi attira di più, poi dopo una che vi attira di meno. Alla fine di ogni variante faremo la domanda che vi sta piacendo tantissimo, sta piacendo pure a me, devo dire la verità, sì o no, che può essere inerente o alla lettura stessa oppure una domanda oltre la lettura, e quindi potete anche scegliere più di una per rispondere a 3 domande diverse, ok? Quindi abbiamo il primo mazzo con la penna di ametista, il secondo mazzo con il bracciale che ha regalato la mamma di pietre, e poi il terzo mazzo con il pendolo, ok? Allora, sotto all'info box trovate la timeline di ogni variante. Che sorpresa stai per ricevere? E partiamo dalla prima. Allora, mettiamo qua. Prima di partire dai tarocchi, mettiamo certi oracoli. Mettiamola qui, li mettiamo qua e andiamo a vedere cosa ti vogliono dire gli oracoli, che sorpresa stai per ricevere in merito a questa domanda. Che sorpresa stai per ricevere? Per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante, chiedo al mio amante mistico di creare questa lettura per te affinché tu possa avere gioia, bellezza e prosperità. Sabbe satta sukhi hontu. Che sorpresa stai per ricevere? Che sorpresa stai per ricevere? Cosa hanno da dire questi oracoli? Caos e contrasto. Stiamo vivendo un momento in cui stiamo destrutturando il vecchio, E beh, qua è una bella cosa stai per ricevere, con la carta co-creare. Eh sì, arrivano degli incontri che ti permettono di creare qualcosa di grande, perché una parte di te sta ormai cedendo, una parte vecchia, quella che non ti permetteva di creare con il divino, no? Qua abbiamo la disintegrazione della vecchia identità, che sono quelle zavorre che impedivano di far venire fuori la vera essenza. E qua la carta di co-creare è magnifica perché ci racconta di qualcosa che arriva, che ti permette veramente di creare quello che vuoi, quello che vuoi. Quindi, e la tribù mi parla di incontri che saranno strategici e funzionali per portare avanti quello che vuoi, mi stanno raccontando. Che cos'altro ci raccontano questi oracoli prima di mettere i tarocchi? Questi altri oracoli, che sorpresa stai per ricevere? Sono degli incontri produttivi, qualcosa. Vediamo un po' cosa ci dicono questi oracoli. Qual è la sorpresa che stai per ricevere? Turchese, cammino spirituale. Ogni giorno vai definendo con più chiarezza le tue autentiche credenze, lo quale ti induce a ser lo scambio vitale necessario. E qua, questo mi conferma questo. Hai lavorato molto bene su di te, le tue credenze limitanti, tantissime, sono state ormai distrutte, proprio come questa carta, e questo ti sta permettendo di dare i cambiamenti necessari alla tua vita affinché tu possa emergere nella tua volontà spirituale, nella materia anche, no? Che cos'altro ci raccontano? Ametrina, equilibra le tue energie maschile e femminile, permetti al tuo lato femminile di ispirarti la creatività e a quello maschile di propiziarti la fede in te stessa. Mi confermano qua che hai fatto un grande lavoro spirituale per mettere in equilibrio energia femminile e energia maschile. E questo sta portando alla creazione di qualcosa di completamente nuovo che ha a che fare con la tua vera essenza. Che cos'altro? Periodoto.
lezione Vitales, puoi liberarti da una credenza negativa ricorrente, dandole a Dio affinché ti permetta di sapere la lezione che c'era dietro, la benedizione che quella situazione ti ha offerto. Mi stanno raccontando che avete fatto dei vostri disagi, dei vostri problemi delle armi spirituali, e questo sta portando alla cooperazione con gli dei di qualcosa di più grande di quello che avresti mai creduto possibile. Hai imparato da alcune lezioni forgiando le tue armi spirituali, e questo ti sta aprendo il cammino per co-creare qualcosa di veramente attinente alla tua anima, veramente bellissimo, eh? Vediamo ancora questi, sempre in mezzo a che sorpresa stai per ricevere. Eccola, si è girata da sola. Concentrazione. Mi centro in quello che c'è dentro di me. Quando sorge la negatività dentro di me, la trasformo in luce e speranza. Che cosa ti ho detto fino a questo momento? Mi hanno raccontato di un cammino spirituale molto forte che darà i suoi frutti nella materia con questo, e questa sorpresa che stai per ricevere ne è una prova. Ok, andiamo a vedere di cosa si tratta. Che sorpresa stai per ricevere? Che sorpresa stai per ricevere? Hai imparato lezioni di vita soprattutto al confronto con gli altri, al relazionarti agli altri, a guardare le relazioni come specchi, centrandoti in te, riportando tutto all'interno di te, no? Ecco, qua sono cadute 3, le lasciamo, ok. Allora abbiamo asso di bastoni, mi conferma questa accensione, cavaliere di coppe, wow, 3 di bastoni. Qua mi stanno raccontando che è proprio un nuovo inizio. Arriva una persona che ti propone qualcosa, facendo espandere la tua visione, mi sta dicendo, dei progetti, qualcosa che ha a che fare con una motivazione emozionale. Può essere una persona di natura romantica oppure no, ma è un'opportunità che arriva, qualcosa che ti accende, qualcosa di wow, e porta questa persona ad aprirti l'orizzonte, nuove opportunità si fondono per andare incontro a qualcosa che ti motiva, che ti anima. Che cos'altro? La ruota della fortuna, un giro di fortuna per te, eh? Un giro di fortuna, un cambiamento meraviglioso, espansione di orizzonti e iniziare a praticare la magia vera, mi dicono queste carte. Questa persona ti consegna qualcosa, ti dà qualcosa, è una sorpresa che porta espansione, come se ti sentissi proprio fortunato, fortunato per avere questa persona qui o quest'idea che ti dà questa persona qui. Vediamo ancora. L'asso di coppe, qua io vedo gioia, bellezza, una grande, grandissima felicità, ma non solo, in vari ambiti. Ci sono 2 assi in questa lettura. Questo è frutto di un lavoro spirituale che hai fatto, non so se l'hai fatto con me o hai fatto altri percorsi di presenza, di lavoro su di te, però qua non c'è, cioè non ce n'è per nessuno, nel senso. E la sorpresa è relativa proprio a delle notizie che ti arrivano, che ti danno una grande grinta, grande espansione, in particolare una persona molto motivata, una persona è come se fosse proprio un giro di fortuna che finalmente ti senti amata dalla vita o amato dalla vita, dall'universo. E io credo che sia anche, dipende, no, per ognuno di voi, adattatela alla vostra circostanza, ma è anche un giro di fortuna inaspettato nella relazione, nelle relazioni, quindi che sia amorosa, che sia lavorativa, che sia di amicizia, è qualcosa che ti espande, della serie wow, che fortuna, ok? Fatemi vedere ancora cosa ci raccontano. Sì, perché è qualcosa che ha a che fare con una nuova identità tua, la vera immersione del tuo vero essere, del tuo vero. Sì, qua 10 denari, ragazzi miei. Mi sta arrivando proprio grande stabilità, eredità, un denaro, qualcuno che ti dà del denaro, qualcuno, un'eredità spirituale, un'eredità materiale che ti darà molta stabilità questa sorpresa. Sei di coppe. Allora,
io vedo che questa sorpresa che sta arrivando, questa persona che ti dà questa notizia, che dà questa apertura di un nuovo cammino, questa fortuna che accende il tuo cuore, darà molta stabilità col 10 di denari. Può essere una relazione amorosa, una persona con la quale ti trovi in perfetta sintonia, o una relazione lavorativa che porterà tanta stabilità, una partnership lavorativa, o, o una persona più piccola di te che ti dà delle idee geniali per far andare incontro a qualcosa di grosso che mi porta, che mi parla di questa grande stabilità. Il mago, ragazze mie, questa è una... Allora, un grande giro di fortuna che porta a realizzare la manifestazione di quello che avevi nel cuore e darà stabilità e frutti. Sì, darà stabilità e frutti. Qua il nome di coppie, qua realizzi un desiderio. Io non lo so che cosa stai su più fronti qua, eh. Felicità, doni. Allora, e l'universo gira proprio dalla tua parte. Magari puoi aver vissuto una situazione in cui dicevi, oh, tutto sta crollando, eccetera. Non era così. Era tutto l'opposto. Qua mi dice che stanno arrivando. Questa sorpresa che ti sta arrivando porta alla manifestazione di un desiderio che hai nel cuore e che ti porterà a essere soddisfatta, pienamente soddisfatta a livello emotivo. Può essere anche la riconciliazione in famiglia, la creazione di qualcosa di nuovo, può essere la manifestazione di una nuova casa, e qualcuno che offre una proposta, "Oh, ho trovato quella casa lì, ho trovato quel terreno, ho fatto quello, wow, no? Hai tutti gli strumenti per poter realizzare questa cosa. È stupenda questa lettura. La papessa, hai lavorato tantissimo dentro qua, eh? Hai fatto un lavoro interiore senza precedenti, soprattutto per quanto riguarda le sensazioni di mancanza, di carenza, di penuria, di sentirti esclusa o escluso dalla vita o da qualcuno. Hai fatto un grandissimo lavoro interiore, ma qua arriva la tua rinascita. Quello che ottieni è frutto del tuo lavoro spirituale. Questa solidità, abbondanza, questa sorpresa è frutto del tuo lavoro spirituale. Abbiamo un giudizio che mi parla di rinascita da sensazioni in cui ci siamo sentiti esclusi, dove non riuscivamo a vedere bene il nostro valore, ma abbiamo lavorato nelle nostre profondità, agganciandoci soprattutto a quella sensazione di sentirci esclusi. Hai creato dall'oscurità. Hai avuto fede in questo. È grandiosa questa lettura. Una sorpresa grandiosa, una persona che ti propone qualcosa che ha grande potenziale di realizzazione qua, eh? Paggio di denari, di nuovo mi parla di concretezza, di proposte che arrivano. La torre qua mi racconta questa carta qui è molto simile alla torre, no? Allora la torre qua mi sta raccontando di qualcosa che viene giù, che hai vissuto magari di distruttivo, una vecchia identità, un vecchio modo di fare, gli eventi che sono andati, sembravano a sfavore, ma erano per fare tabula rasa, per poter costruire qualcosa di nuovo. Quindi magari alcune di voi hanno potuto pensare che alcune proposte che non vi sono arrivate, o magari una proposta che non è andata in porto, fosse l'unica opportunità, adesso cosa faccio? No, no, aspetta, perché delle opportunità vecchie che credevi importanti, che sono venute giù a livello lavorativo, a livello pratico, quello che ti è potuto accadere, erano per lasciare lo spazio a questa cosa meravigliosa, grazie al fatto che ti sei alleata alle emozioni, hai vissuto la perdita, no? Ancora? E qua io ti vedo celebrare. E questo che arriva è una vittoria comune. Io qua vedo delle persone che ti propongono delle cose, una sorpresa da parte di qualcuno o delle persone, o di una persona e poi la vittoria verrà condivisa. Vedo celebrazione, vedo festa, e vedo qualcosa che nasce in armonia, in bellezza, in leggerezza. È una grande lettura che mi sta raccontando di un grande lavoro interiore svolto e che adesso vedi i frutti grazie a questa sorpresa che ti viene fatta dall'universo a mezzo di una persona. Poi verrà condivisa armonia familiare, stabilità, celebrazione in una nuova casa, una rinascita a tutto tondo. Mamma mia! Wow, vediamo un po' ancora con queste. Cosa hanno da dirti questi oracoli? Questa non è una sorpresa, è una tromba di sorpresa, proprio come dice il giudizio qua. Se ne va cantando e ballando, no, questa persona. Il tempo della penia, della penuria è finito.
vedo collaborazioni bellissime, ti vedo, non sei sola a fare questa cosa, ci sono persone, lo ribadisco, tribù, 3 di coppe, 6 di coppe, 10 denari, ci sono persone che cambiano, fanno il giro del destino, ok? Vediamo cosa hanno da dirti questi oracoli. Amicizia, te l'ho appena detto, non sei sola o solo a fare questo, ma ci sono delle vere amicizie per te. Un vero amico, una vera amica o qualcuno che ti propone un'espansione qui, un'espansione. Gli amici sono per te un dono, apriti all'energia armoniosa nelle relazioni e empatia. E le persone qua importanti ci sono in amicizia, dei veri amici, delle vere persone di cui ci si può fidare. Famiglia e anche la tua famiglia. Ti ho detto stabilità familiare, riconciliazione familiare. La famiglia gioca un ruolo importante nella tua vita rispetto alla gerarchia, porta guarigione a te e agli altri. Qua è una guarigione a tutto tondo, è una sorpresa su più livelli. Primo livello è quello di un entusiasmo ritrovato che permette l'apertura di porte, il giro di fortuna e una celebrazione sia in famiglia che una stabilità raggiunta. Proposte di lavoro veramente interessanti qua, veramente con grande potenziale, che ti danno felicità, ma non solo. Perché anche da un profilo relazionale vedo che, avendo, come dicevano anche queste carte oracolari di prima, equilibrato il tuo yin e il tuo yang, di conseguenza che cosa succede? Una realtà completamente armoniosa. Qua creerai in gruppo, crei in gruppo, fai cose in gruppo, amicizie vere, reali, e un ruolo della famiglia che viene giocato in modo importante qua. Mm. Vediamo, tu stai prendendo? Sì. Vediamo cos'altro ci dicono queste. Allora, questa mi dice, no, non è il caso di continuare, lascia andare con serenità, e si riferisce soprattutto a quello che ti ho detto prima rispetto a questa carta. Alcuni di voi si stavano focalizzando su questioni che pensavano, no? Ma quello era la cosa giusta per me. No, non lo sai cosa è la cosa giusta per te. La sorpresa è proprio questa, che arriva qualcosa a fare tabula rasa, come ci insegna la torre, la carta 33, affinché tu possa realizzare veramente questo. Quindi mi dicono che magari ci siamo accanite su qualcosa che magari non andava, no? Sforzandoci, perché? Perché quest'altra cosa doveva arrivare, capito? È molto chiaro. Ancora, cosa ci raccontano? Vediamo. Lasciati ti sorprenderà questa cosa, perché magari avevi l'attenzione focalizzata su un aspetto o da una parte, arriva quest'altra cosa e dice wow, c'è il nuovo, non dare niente per scontato, ti sorprenderà, sì. Vediamo un po' cosa mi raccontano queste altre. Eh sì, guarda, da questo nascerà qualcosa di meraviglioso, da questo nascerà qualcosa di meraviglioso, e non sei sola, non sei solo a farlo. Potresti vedere il numero 15 che ti darà conferma della lettura, o anche il numero 33 che ti darà conferma della lettura. E il senso qual è? Che è l'unione che fa la forza qui. Da questo nascerà qualcosa di meraviglioso. È una sorpresa pazzesca per te, proprio laddove non avresti pensato, eh? Vediamo un attimo cosa mi dicono queste rispetto a questa abbondanza che vedo. Mentalità di abbondanza, una prosperità senza mezzi termini. Se pensi nell'abbondanza come qualcosa che succede nel futuro, sempre sarai un giorno di distanza. E guardare, sentire, pensare, parlare dell'abbondanza come qualcosa che già tieni nel momento presente, e questo
quello che te lo farà vivere. Allora questo è un consiglio, pensa già come se tutto quello che ti ho detto è già in atto, perché l'abbiamo già visto. Lasciati sorprendere, non focalizzarti su ciò che non è andato, che manca, o che credevi che doveva essere in un certo modo, perché la mente voleva avere la sua parte, capito che ti voglio dire? Vediamo ancora con queste cosa ti dicono gli oracoli dello sciamano in merito a che sorpresa stai per ricevere. È da parte del mondo superiore, è qualcosa di boom, è miracoloso, è boom da parte del mondo superiore, che è poi ciò che non vediamo, il mondo invisibile. Godetela, ragazze mie e ragazzi, come già vi hanno detto le carte, non focalizzatevi su ciò che manca, piuttosto entra in questa lettura come è già acquisita, perché nella misura in cui l'ascolti, nella misura in cui lo stai ascoltando, è già acquisito, mi spiego? Ok, quindi adesso, ragazze mie e ragazzi, vi chiedo di pensare a una domanda, come di consueto, e andiamo a leggere la risposta. Ci prendiamo questi tarocchi, pensa a una domanda che può essere o relativa a quello che abbiamo letto, oppure una domanda tua, insomma, va bene? E mi scrivi sotto qual è la domanda, o se vuoi tenertela per te scrivi solo variante 1, va bene? Allora, mi connetto con il tuo spirito guida. Qual è la risposta alla tua domanda? Quattro di bastoni, 2 di denari, 2 di coppe, wow, la giustizia. Allora, 3 di spade. Io ti dico una cosa, se mi stai chiedendo dell'amore con qualcuno, per giustizia, allora io ti dico che per giustizia divina questa relazione si è chiusa, o perché ti doveva dare una certa lezione karmica, ok? Una certa lezione karmica. Se mi stai chiedendo di una persona del passato, la risposta è no, perché qualcosa di meglio c'è, va bene? È no, come diceva questa carta. Quindi la risposta è assolutamente sì per tutto ciò che riguarda il nuovo che non contiene le zavorre del passato. Assolutamente no per tutto ciò che stai chiedendo che riguarda situazioni del passato deficitarie. Va bene? Perché per te c'è qualcosa di eccezionalmente bello con il 2 di coppe, può essere una partnership lavorativa, una persona con la quale sarai in piena assonanza e risonanza, o amorosa relazionale. Per qualsiasi altra domanda che tu mi abbia fatto, la risposta è in merito alla giustizia, cioè è tutto passato ciò che cioè il passato inerente a recupero del passato, recupero di persone del passato, recupero di situazioni del passato, non è quella. La risposta è quello no, perché qualcosa di nuovo è in arrivo per te, superando questo dolore qui, superando questa chiusura qui. Sì. Lasciati sorprendere perché qua è micidiale. Hai visto che carte, no? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, passo all'altra variante, se mi segui anche lì per avere anche un'altra domanda. E io nel frattempo ti abbraccio forte, nel frattempo che passiamo all'altra variante, poi ti riabbraccio di nuovo e che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua con la seconda variante, con le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto anche la seconda variante o la seconda variante, e andiamo a vedere quale sorpresa è in arrivo per te. Ci mettiamo il bracciale qua, iniziamo dagli oracoli. Allora, quale sorpresa è in arrivo per te? Innanzitutto cosa hanno da dire questi oracoli?
ma prima di tutto chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Quale sorpresa è in arrivo per te? Riparare qui ed ora, proprio adesso, wow, proprio adesso, magari nei prossimi minuti, nelle prossime ore. Allora, qua mi stanno raccontando di qualcosa che si ripara, che si aggiusta, che si sistema, qui ed ora, proprio adesso, Yang, la manifestazione proprio adesso di qualcosa che si aggiusta, che si ripara, perché sei nel momento presente. Bellissimo. Vediamo cosa hanno da aggiungere questi altri. Anzi, li metto dopo, voglio mettere subito i tarocchi. Qual è la sorpresa che stai per ricevere? Che sorpresa stai per ricevere? Ed era già in gestazione questa cosa, eh? Era già nel tuo campo, ovviamente. Che sorpresa stai per ricevere? Qual è la sorpresa che stai per ricevere? Qual è la sorpresa che stai per ricevere? Sì, c'è una riconciliazione qua con il 6 di coppe per riparare. O qualcosa che ti fa sentire bene, dentro proprio, la stella. Un qualcosa che hai chiesto all'universo. Ha a che fare con una riconciliazione, c'è il 6 di spade e l'8 di bastoni. Energie, carte velocissime sono. Carte velocissime, la papessa. Guarda, mi stanno raccontando qua che hai già lavorato su questa cosa, cioè sono comunicazioni che dovevano già arrivarti, delle notizie che dovevano già arrivarti, qualcosa che è rimasto lì sospeso perché tu fossi pronta e la tua anima dicesse sì, va bene? Non la tua mente, la tua anima. Sono proprio in arrivo da te qualcosa che ha a che fare con la tua gioia autentica, può essere la riconciliazione con una persona che conosci bene, riparare, 6 di coppe, e la sanazione con una persona a cui tieni tanto, può essere una persona di interesse, può essere una persona a cui tieni proprio, un'amica, un amico, la riconciliazione di questo. Una persona che è in arrivo da te, o notizie in arrivo verso di te, che erano celate nell'ombra, nel tuo interno, affinché la tua anima rispondesse sì. Quindi questa sorpresa è una sorpresa di qualcosa che ti dà molta fede, molta fiducia, ti rallegra il cuore. Mi parla, ripeto, di persone che già conosci o di qualcosa notizie in arrivo da te che stavi sperando e che erano ancora celate nell'ombra, no? E la manifestazione di sì, quella cosa è. Molti di voi sanno già che cos'è. Quale sorpresa stai per ricevere quindi? 7 di coppe. La regina di coppe, la stavi aspettando questa cosa, magari facendoti tante idee, può essere anche qualcosa che ha a che fare con un progetto creativo, La ruota della fortuna è dalla tua parte, un giro di fortuna, arriva all'improvviso questa cosa e mette le cose in equilibrio. O anche una persona che ti dà una notizia che è in arrivo da te, che stavi aspettando, oppure qualcosa che era dentro di te a livello creativo, a livello artistico, e arriva un'email, arriva qualcosa che mette le cose in equilibrio. È possibile che sia anche qualcosa che ti arriva, che ti fa bilanciare un po' il lavoro che fai quotidiano con invece un hobby che può diventare anche remunerativo. Va bene? Qualcosa che ha a che fare con le idee che hai, con le idee che hai. Però fatto sta che è come se entrasse un equilibrio nella tua vita, va bene? Può essere anche una persona a cui tu tieni molto, una figura femminile a cui tu tieni molto, che è una persona che tu reputi molto saggia. Credo anche questo che sia,
perché qua è l'energia femminile che domina, no? E può trattarsi anche di un aspetto creativo, una notizia che ti fa felice, qualcosa che ti fa felice proprio il cuore, o anche la riconciliazione con una persona, con una figura femminile. Sì, o un avvicinamento, riavvicinamento di una persona, l'avvicinamento di una figura femminile o che ha un archetipo fortemente femminile che ti porta a mettere un equilibrio su qualcosa della tua vita. È l'imperatrice, io ti vedo sbocciare qua, la realizzazione di un obiettivo, ti vedo sbocciare 7 di bastoni, magari rispetto a un progetto che ha incontrato alcune difficoltà negli ultimi tempi, che ti ha fatto sentire un po' messa da parte o messo da parte, no? Qua mi stanno raccontando che c'è la volontà tua di realizzare qualcosa, anche realizzare qualcosa, e sono in arrivo notizie sulla realizzazione di qualcosa che finalmente fanno mettere in equilibrio certe cose, certe altre cose, nonostante ci possono essere stati anche dei ritardi in merito a queste notizie che ti hanno magari fatta sentire un po' messa da parte o messo da parte. Mm, anche qualcosa, un progetto, qualche cosa che nasce dal tuo cuore che va portato avanti per una stabilità, per realizzare una certa stabilità o comunque per realizzare qualcosa che ti fa sentire piena e appagata o appagato. La regina di denari è stabilità di nuovo. Il mago, la realizzazione di una stabilità sulla base delle tue capacità. Quindi la sorpresa ha a che fare con non solo la riconciliazione con qualcuno che può darti anche un assist importante nella realizzazione di un progetto, ma anche la manifestazione della tua stabilità tanto agognata e cercata. Regina di denari, anche se sei uomo, e mi continuano a parlare di energie femminili. Energie femminili che sono anche il tuo archetipo femminile interno, che tu sia uomo o donna non importa, no? E, qualcosa che ti fa stare bene, che ti fa sentire a casa, e mi può parlare anche della creazione di qualcosa di completamente nuovo che ti nutre, ti nutre da un punto di vista emotivo, da un punto di vista pratico anche. Vediamo ancora. La conferma il re di denari. Allora, anche una partnership lavorativa importante. Qua mi parlano di stabilità, stabilità e stabilità. Magari hai avuto un momento di instabilità o economica o psicofisica o fisica. Allora c'è la sanazione su più livelli. Te ne esci proprio da una situazione magari un po' più complicata. Anche una persona che ti aiuta economicamente a fare qualcosa con una partnership lavorativa. Io vedo qua l'unica figura di maschile, questo è il re di denari qua in questo caso, che è proprio anche l'azione yang che arriva dopo aver integrato tanto di energia yin, no? L'intuizione, la creatività e poi qualcuno a sostegno o la tua stessa energia a sostegno per la creazione di qualcosa che porta stabilità e frutti. Stabilità e frutti, ok? È molto bella questa lettura. Vediamo adesso cosa ci dicono gli oracoli in merito alla sorpresa che stai per ricevere. È proprio qualcosa che era nell'aria, hai dovuto un po' affrontare le tue paure in merito a questo sviluppo, no? Era nell'aria già, perché i tuoi pensieri li hai lavorati sulla base della legge spirituale, qua mi dicono. I pensieri da bambina o da bambino, insomma, quelli che qualcosa che ti rallegra proprio il cuore. Cosa hanno da dirti questi oracoli in merito alla sorpresa che stai per ricevere? Citrino, qua c'è una colomba bellissima, è una rinascita, notizie che portano rinascita. Preoccupazioni non necessarie. Liberati dal peso delle preoccupazioni e lascia che gli dei cerchino la soluzione e la migliore forma di aggiustare le cose. Allora già ti ho detto qua che gli dei, che sono gli spiriti guida, no? Lo spirito guida, ti stanno dicendo di lasciare andare ogni tipo di preoccupazione, perché quello che arriva porta a mettere equilibrio e a sanare le situazioni che ti stavano preoccupando in questo momento. Va bene? Ok. Vediamo ancora cosa ci raccontano questi altri.
Vediamo se hanno dei consigli o dei messaggi in merito alla sorpresa che stai per ricevere. Concentrazione, mi centro in quello che c'è dentro di me, quando la negatività sorge dentro di me la trasformo nella luce e nella speranza. L'hai già fatto questo lavoro qui, ecco perché arriva questo. Riparare qualsiasi cosa che era un po' inferma, no? Progetto creativo, relazioni amicali o relazioni di parentela, ma soprattutto delle relazioni che ti portano stabilità qua, ti fanno fare delle cose, no? Cos'altro? La guida, e qua c'è la guida, te l'ho detto che c'è una figura qua femminile o l'archetipo femminile interno, una guida. E qua dice, nei momenti di indecisione chiedo a Dio che mi guida verso la luce, seguo la guida per incontrare la porta e la luce, entrego mi destino a Dios e mi fe essere compensata. Qua viene ricompensata la tua fede negli dei o la tua fede nel lavoro spirituale, in merito ai dubbi che avevi su certe questioni. E qua abbiamo visto che potevano essere questioni riguardanti anche degli ostacoli in merito a un progetto, degli ostacoli, della sensazione di pegno o di penuria per raggiungere magari quello che volevi a livello di denaro, a livello di economia, la manifestazione di quello che ti dà stabilità. A supporto anche una persona, una figura maschile per alcuni di voi. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli dell'abbondanza. E la guida è la tua intuizione comunque, perché tutti questi archetipi femminili sono intuito, no? Vediamo, in merito alla domanda, che sorpresa stai per ricevere, se hanno dei messaggi o dei consigli. Evita le distrazioni, ti dicono, e qua la concentrazione anche, no? Non dar retta ai pensieri della mente, quella è la distrazione. Il tuo proposito vitale e le altre priorità hanno bisogno della tua totale attenzione. Por lo che es ahora, de che te responsabilità tu orario. Ah, allora aspetta, fammi tradurre. Per quello che adesso, de che te responsabilizzi del tuo orario, del tuo entorno, lavorare, a pagare tutto lo dispositivo elettronico in piedi nominati. Ah, allora, questo è un consiglio che ti stanno dando. Tu sai bene quali sono le tue distrazioni per raggiungere un certo obiettivo. Non lo so, io a volte sto qua, magari mi sto concentrando su qualcosa, poi sento gli uccellini che fuori, ah fammi andare a sentire l'uccellino, che è una cosa bellissima, però è quella la distrazione della mente. Questo è un consiglio che ti stanno dando, no? Focalizza su quell'obiettivo e basta, una cosa alla volta. E non permettere alla mente di distrarti, è un consiglio che ti stanno dando, va bene? Generosa naturalezza. Passare del tempo in contatto con la natura ti trasporta a una vibrazione superiore e ti ricorda la infinita abbondanza degli dei. Esci e godi di una passeggiata, vai a camminare con il tuo animaletto, medita sotto un albero, sistema il giardino, siediti sotto le stelle o fai qualche altra attività che ti connette con l'ampliamento senza limiti. E questa è una carta che mi sta dicendo non avere limiti ai tuoi sogni. Non porti degli obiettivi minori, 5 di denari, perché credi di non poterli raggiungere quando c'è la papessa e quando c'è l'imperatrice. Allora non ridurti per paura di godere. E questo è un messaggio importante che ti hanno dato questi, no? Quest'altro oracolo. Ma oltre a questo ti dice, quando la mente prende il sopravvento, fai qualcosa di naturale. Piantati una piantina, vai a meditare sotto un albero, oppure fissati solo sul respiro, 10 secondi sul respiro e vedi come ti concentri di nuovo. Perché mi stanno dicendo che c'è un po' di dispersione di energia in merito a un progetto o qualcosa che vuoi realizzare. Ma nella misura in cui ti centri in questo, il potenziale della lettura è già adesso, ok? Ok.
Vediamo cosa hanno da dirti questi, anzi voglio metterci queste. Lo studio, vedi, 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 ti concentrano, ti concentrano. Lo studio, umiltà e devozione per la conoscenza, volontà di stare apprendendo tutta la vita. Molti di voi hanno studiato tanto, c'è la papessa anche qui, no? Il lavoro su di sé, lo studio. È come se mi dicesse questa carta verrà ricompensata per questo. Non omettere però quando arriva una distrazione mentale di rifocalizzarti sul pensiero, scusami, sul respiro, piuttosto che seguire la distrazione mentale, questo è il senso, no? Ancora, cosa hanno da dirti? È la vittima, perché quello che ti ho appena detto, la mente ti fa concentrare sul vittimismo, non ce la faccio, 5 di denari, ci sono ostacoli davanti a me. No, affida tutto agli dei, affida tutto agli dei. E la vittima non è l'imperatrice, no? Quindi quello che ti sta arrivando come sorpresa è una sorpresa veramente che ti fa capire quanto lavoro interiore e fede c'è stata dentro di te, la stella e la papessa, e così ti permette di uscire da un ruolo di vittima, no? La vita è contro di me, eccetera. Quindi è un messaggio bellissimo, di grande fede questo. Vediamo con queste cos'altro hanno da dirti questi oracoli. In merito sempre alla sorpresa che stai per ricevere. Rallenta, ok, allora questa non è una carta di adesso, perché la manifestazione è adesso. Qua hai aspettato tanto, e te l'ho già detto con la Regina di Coppe, hai aspettato questa sorpresa, hai aspettato questa realizzazione di questa stabilità, anche una partnership lavorativa o una partnership a livello amorosa, ma qua mi viene soprattutto come una persona che è radicata con i tuoi stessi valori, ideali, intenti, no? Quindi questo è ciò che hai vissuto, hai aspettato. E adesso è tempo di condividere l'abbondanza che ti arriva, cioè condividila con altre persone, ti dico c'è questa carta, no? Con le persone che ami. Questa è la cornucopia che mi dice condividi l'abbondanza che ti sta arrivando grazie a questa sorpresa. E mi dice anche che non sarai sola o solo. Dice qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie. È possibile che grazie a questa stabilità raggiunta tu donerai parte di questo, della tua prosperità, che significa anche in termini di tempo, di energie, a qualcuno che ha vissuto come te anche la stessa esperienza, in termini proprio di guida, per qualcuno. È molto bello questo. Vediamo adesso. Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo adesso cosa hanno da dirti l'oracolo dello sciamano. Eccola, eccola, questa non uscire. Il coyote. Questo è un avvertimento e ti dice che il coyote sacro sono quegli eventi che tu hai percepito nella vita come ingannevoli, cioè sono stati degli eventi ingannevoli che invece di farti capire che erano buoni, ti hanno fatto capire che erano sbagliati. Allora, è l'imbroglione sacro, no? Magari, e mi dice anche che magari molti di voi hanno vissuto delle vie tortuose per arrivare poi alla realizzazione di quello che ti ho detto adesso, no? Una situazione difficile che magari pensavi fosse tutt'altro e invece si è rivelata in un altro modo. Qua ti dice che il coyote, essendo l'imbroglione sacro, quello che hai vissuto era proprio per testare la tua fede che non hai mai perso. Ok? E anche un'altra cosa interessante mi arriva, che questa sorpresa bella potrebbe arrivarti magari da qualcuno, da una situazione che proprio non ti aspetti, che pensavi fosse tutto l'opposto, e invece ti dà beneficio. Ok? Vediamo cos'altro ti dice. È il sonaglio, e per il tuo spirito lo sa già questo. Il sonaglio mi dice che il tuo spirito lo sa già questo, Potrebbe essere, nelle prossime ore, nei prossimi momenti, potresti vedere la figura del coyote in internet, o la figura di animali speciali, insomma, che richiamano questo animaletto qui, e il numero 12.
è il numero 12, perché anche l'appeso è il numero 12, no? Tutto ciò che sembra che sia fermo in realtà sta lavorando all'interno, e quindi potrebbe essere il 12 e l'1, sia il 12 che il numero 1 potrebbero essere dei numeri che nelle prossime ore tu li veda questi numeri qua, a conferma di questo. E anche dei cesti di frutta, ok? Bello, ok. Adesso, ragazze mie e ragazzi, come di consueto, vi chiedo di pensare a una domanda che può essere relativa o alla lettura che abbiamo fatto, oppure una domanda a parte. Magari se è venuta dalle altre varianti una domanda, e andiamo a rispondere sì o no, argomentando ovviamente. Allora, vediamo. Usiamo questi tarocchi qua, prendiamo gli after tarot. Allora, mi connetto al tuo amante mistico, al tuo spirito guida, e chiedo la risposta alla tua domanda con un sì o no. Pensa bene alla tua domanda. Qual è la risposta alla domanda? Qual è la risposta alla tua domanda? Qual è la risposta alla domanda che mi stai facendo? Gli amanti, 10 di bastoni, 2 di denari, 3 di denari. Assolutamente sì la risposta. 100% assolutamente sì. Va lavorata la cosa e sarà grandiosa. Non so cosa mi hai chiesto, mi hai chiesto forse di scelte, di situazioni lavorative, di scelte amorose, di scelte... La risposta è, nonostante delle sensazioni di appesantimento, io qua vedo cooperazione, collaborazione, realizzazione economica, realizzazione lavorativa. La risposta è assolutamente sì, perché sceglierai con il cuore. Hai scelto con il cuore, la risposta è assolutamente sì. Sono proprio secco, non ho altro da aggiungere, anche perché qua mi parlano di delle tue fatiche che vengono onorate, una ricompensa miracolosa grazie alle tue fatiche, mi dicono. Che magari molte cose sono andate lente. La risposta è assolutamente sì, senza ma, senza se, senza però, sì. Ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io concludo qua per questa variante e passo alla terza, se mi segue anche lì. Altrimenti ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua, ragazze mie, ragazzi, con la terza variante. La mettiamo qua, il pendolo. Mettiamo i tarocchi da un lato e iniziamo con gli oracoli per vedere che sorpresa sta per arrivare. Ok, vediamo. Che sorpresa sta per arrivarti? Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, visione, bellezza, prosperità. Sabbe, satta, su chi conto. Cosa hanno da dirci questi oracoli per te? Pace. Ah, la colomba. Una sorpresa che porterà pace, una sensazione di bellezza, di wow. Bello, bella questa carta. È proprio una sorpresa che ti arriva, è qualcosa proprio che non ti aspetti, perché partiamo da una energia veramente preziosa, quella che hai tu adesso, eh? È un'energia proprio preziosa che permette lo schiudersi dell'uovo qui, e qua abbiamo una ballerina con un gattino. È una sorpresa proprio perché tu hai già portato pace dentro di te, mi dice, armonizzazione interna, una sorpresa che non ti aspetti, un regalo, è un regalo divino.
Di nuovo una carta di pace, casa dolce casa. Mi stanno raccontando che il tuo stato interiore è ottimo, è prezioso e la sorpresa ha questa energia di bellezza, di wow, quasi non me l'aspettavo perché comunque ho raggiunto un equilibrio, wow, no? Può essere la sorpresa di una casa o qualcosa che ha a che fare con la casa o qualcosa che arriva in casa. Ma è come se è molto poetico questo tratto energetico, molto poetico. Vediamo di che cosa si tratta, cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla sorpresa che sta per arrivare. La sorpresa, paggio di denari, novità, qualcuno che porta qualcosa in concreto. Aspetta, si stanno accavallando tutte le carte. Paggio di denari, il mondo, forse è una persona che non abita nel tuo paese, è qualcosa che arriva, che viene da fuori. O una proposta su internet, WhatsApp, o una persona che viene da fuori con il mondo, o qualcosa che viene da fuori. Sette di spade, mi dici che quasi non ci credi, perché comunque è come se fossi stata tradita dalla vita o tradito dalla vita. Però qua è qualcosa che ti fa sognare, sai? Cioè, allora ti dico una cosa, oltre a quello che ti ho detto, questa sorpresa arriva da qualcuno, da qualcosa di diverso da come te l'aspettavi, generando una grande soddisfazione. Perché il sette di spade arriva per vie traverse qualcosa che ti dà pace, che ti fa felice, per una via che non ti aspetti. Sai quando vuoi qualche cosa e pensi che debba arrivare da lì, invece ti arriva da qui, cioè ti arriva da un'altra parte, capito? Per una via diversa arriva, per una via non comune, inusuale, mi dice. Sei di denari, può essere anche un denaro che ti arriva per una via traversa o per un denaro, un'entrata economica, qualcosa che ti arriva per una via diversa. Magari del denaro per ristrutturare casa o qualcosa per fare una cosa in casa, qualcosa che è relativo alla casa per alcuni di voi. O è qualcosa che porta pace, stabilità, però ripeto, anche se magari non te l'aspetti dal luogo in cui viene, arriva proprio da lì. Magari sei stata a volte tradita o tradito, ti sei sentita tradita dalla vita, ma è proprio perché hai lavorato bene dentro di te, come se avessi avuto fede con quella colomba lì. Ecco perché entra questo. Qua c'è la realizzazione di un desiderio proprio, 9 di coppe. Da una via che non ti aspetti, mi arriva questo, da una via che non ti aspetti. Da una via che non ti aspetti, una via che non ti aspetti. Abbiamo la forza, vedo un recupero delle tue energie straordinario. Asso di spade, vedo un recupero delle energie straordinario, ti vedo esattamente una volta avuta questa cosa, saper cosa fare, saper cosa dire, che strada prendere. Le nubi si diradano e ti vedo con una grande forza, una grande energia. Grande forza, asso di coppe. Asso, un altro asso. Vedo come se qualcuno proprio ti porge qualcosa che ti fa felice. Qua ci sono comunicazioni che ti fanno felici. Vedo una grande forza, una grande energia che viene ripresa in te. E qualcuno ti offre una coppa, no? Una coppa, vedo anche... Vedo della commozione, mi sta arrivando questa cosa, una commozione, perché magari sei stata truffata dalla vita, diciamola così. Invece vedo questa comunicazione che ti apre il cuore, questa cosa che ti apre il cuore, questa sorpresa. Paggio di coppe e qua abbiamo proprio una persona che ti comunica. E... Vedo una persona che ti comunica, ma non solo, ti vedo a te anche... Vedo qualcuno che ti porge la coppa dell'amore, può essere una persona che ti piace, una persona gentile, una persona creativa, una persona... Qua c'è una persona che suona la chitarra, no?
È una sorpresa che ti riempie di forza, di energia, comunicazioni che aprono il tuo cuore e ti portano tanta energia bella, creativa. Sì, l'imperatrice. Ti vedo realizzare qualcosa qua. 3 di bastoni. Allora, questo mi parla di espansione. Questa sorpresa che arriva porta a un'espansione. Può essere un progetto creativo che stai coltivando, qualcosa di tuo che stai coltivando, o la realizzazione di qualcosa di tuo che prende espansione, prende a espandersi. E anche il recupero delle tue energie, e grazie a questo, questa comunicazione, questa sorpresa arriva affinché tu possa espanderti grazie al tuo potere creativo, al tuo potere, mi dicono. L'imperatore, e beh, io non ho altro da aggiungere, cioè, imperatrice e imperatore mi parlano di creatività che dà i frutti nella materia, realizzazione economica, stabilità, un progetto in espansione portato in essere anche da qualcuno, o anche un progetto amoroso o ambedue, magari una persona che non è vicino a te, può stare lontana inizialmente, come se tu stessi cercando questa espansione, questa stabilità, e questo hai. Allora questa sorpresa che arriva è l'inizio di questa espansione, va bene? L'inizio di questa espansione, anche mettere su casa o qualcosa che ha a che fare con la casa, la stabilità, di nuovo l'imperatore. Cavaliere di bastoni arriva proprio adesso e ti rimette in moto, ti rimette in moto, e qua realizzi un sogno, c'è la realizzazione di un sogno d'amore e la realizzazione di un sogno tuo, un appagamento personale qua. Allora, questa sorpresa che arriva è l'inizio di qualcosa di più grande. Ti vedo acquisire forza, determinazione, questa commozione, essere creativa o creativo, questa sorpresa che arriva, questa opportunità porta a generare un equilibrio nella tua vita, qualcuno che ti fa un dono, che è l'inizio di un'espansione, va bene? Questo determinerà in te tanta grinta, entusiasmo, una nuova linfa vitale, e poi la stella mi racconta di come si va verso la realizzazione di un sogno ancora più grande, perché abbiamo il 9 di coppe che è la realizzazione di un appagamento emotivo proprio adesso e nelle prossime ore, in questi giorni, e la stella è come se fosse l'arcano maggiore del 9 di coppe, no? Questo che arriva adesso è la semina di qualcosa di ancora più grande, della realizzazione di un sogno dell'anima, e di cui ci fa già portavoce di questo sogno dell'anima l'imperatrice e l'imperatore, con l'espansione in mezzo. Energia femminile, energia maschile in piena espansione, 3 di bastoni, e ti portano a realizzare questo sogno. E quello che arriva adesso, il sogno dell'anima, no? Quello che arriva adesso è l'inizio di questo grande sogno dell'anima. È bellissimo, bellissimo. E l'otto di denari mi racconta anche qui di realizzazione sul profilo proprio pratico, lavorativo, espansione, realizzazione di progetti importanti, o realizzazione. Chi non lavora, dice Fra non lavoro, ok, chi sta in pensione, mi ripeto ancora un'altra volta, lo dico sempre, il lavoro è dove tu metti energia, non solo dove sei stipendiato o stipendiato, dove tu metti energia. Allora io ti dico, laddove metterai energia ci sarà un'espansione allucinante. Laddove metti energia, un'espansione allucinante. Ripeto che questa cosa che arriva per l'espansione allucinante arriva magari per una via che non avresti creduto possibile, 7 di spade. Una via traversa, una persona che ti fa una proposta e ti accende questo entusiasmo, no? Che non è proprio da dove pensavi che arrivasse questa cosa. Va bene? Vediamo ancora. Mi dice che qua col 5 di coppe abbiamo vissuto un momento di dolore, di perdita, di abbandono. Però questo è stato affinché tu apprendessi una certa lezione spirituale con il Papa. Allora io ti dico una cosa, ho delle immagini nella testa in questo momento. Quello che arriva qui può non arrivare per vie, arriva per vie insolite, una proposta o qualcosa. È l'inizio di qualcosa che ti espanderà. Che ti espanderà, portandoti anche all'avvicinamento a una figura
che permetterà l'espansione di un progetto creativo o lavorativo. Ok? Anche sul piano amoroso, relazionale, qua c'è imperatrice e imperatore, con al centro il 3 di bastoni. Un'espansione d'amore, un'espansione che porta alla realizzazione di un impegno insieme, un impegno che porterà alla realizzazione di un sogno dell'anima, ma anche delle entrate di denaro, qualcosa che hanno a che fare con questo inizio. Sì, vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. Tanzanita, sei preparato per tornare ad amare, appunto. Il tuo cuore si è curato dalle ferite del passato, bellissimo, e si apre per tornare ad amare. E come ti ho detto, qua per quanto riguarda anche la vita relazionale, amorosa, se nel tuo Dharma, no? Allora qua c'è la realizzazione di una grande storia d'amore. E tutto parte da qualcosa che non te l'aspetti però, ok? Però mi dice che tu hai già portato molta pace dentro di te dovuta a delle sconfitte o delle sensazioni di disagio nella vita quotidiana, hai già portato cura e pace su questo. Il tuo cuore è pronto ad amare, asso di coppe, paggio di coppe, il tuo cuore che si apre perché torni ad avere questa grinta, questa energia, assolutamente sì. Cos'altro ci raccontano? Eccola. Appoggio crescente, cioè te l'ho appena detto, ho appena finito di dirti, guarda, c'è una cosa che arriva forse per vie che non avresti immaginato, poi via via ci sarà anche l'appoggio di qualcun altro con il Papa per la realizzazione di qualcosa di ancora più grande. Papa imperatore, e qua che dice appoggio crescente, appoggio crescente. Ti centri, ti centri nel positivo e sei disposto a ricevere aiuto, lo qual ti ha aperto la puerta dell'abbondanza, tanto in forma di appoggio come di opportunità. Questo mi sta raccontando che queste opportunità, arriveranno queste opportunità da parte di qualcuno e l'appoggio non sarà soltanto da parte di questa persona, sarà un appoggio crescente. Una grande sorpresa è questa. Vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. Eh, è una sorpresa fortunatissima, la fortuna. Sei talentuoso e la fortuna ti accompagna, hai sentimenti nobili, vivi nella bellezza, armonia e ricchezza rimanendo umile. Ti dice che arriva la ricchezza sulla base del tuo talento e sulla base del fatto che tu vivi nella bellezza, cioè vedi la bellezza anche dove gli altri non la vedono. E queste tre carte fantastiche iniziali già me l'avevano detto. Quindi è l'inizio di qualcosa di grande, proprio bellissimo. Vediamo cosa hanno da dirti questi altri. Vediamo gli spiriti attraverso questi oracoli, cosa hanno da dirti, un consiglio, un messaggio. Manifestazione di luce, le tue manifestazioni. Manifestazioni positive di ciò che senti, di ciò che hai dentro, di ciò che porti nel cuore. Vedo la mia bellezza, cresco e sviluppo la mia interiorità in armonia con la luce e la bellezza, mi libero dalle negatività, la mia saggezza risplende. E questa è la conferma della lettura che ti ho fatto. La conferma. E vediamo queste altre. Queste, cosa hanno da dirti? Potrebbe essere rilevante il numero 3,
il numero 3 a conferma della lettura, il numero 3, il numero 3. Piccoli gesti, unisci gli estremi, unione e armonia. E mi stanno dicendo che hai portato equilibrio tra il maschile e tra il femminile, questo porta a generare delle realizzazioni straordinarie per te. E qua mi conferma che presto avrai un incontro, una riappacificazione o la conferma di un legame importante. Siccome qua mi parlano anche di legame importante, voglio un attimo vedere con questi tarocchi sul legame imperatrice e imperatore, nell'amore, nel legame romantico. 3 carte sull'amore, sul legame romantico. La temperanza, infatti, qua c'è molta pace che arriva con il riequilibrio degli opposti, no? L'imperatrice di nuovo a picchiolina, la papessa, aspetta e vedrai che sta arrivando una bomba. Allora, mi dice che per quanto riguarda l'amore, i legami relazionali a livello amoroso, la pace che hai portato dentro di te sta portando a generare dei frutti che ancora non vedi. Segui le intuizioni per realizzare questa grande storia d'amore. Punto. Con una carta sola dei miei oracoli, lui-lei, vediamo su questo amore cosa ti dirà questa persona, cosa muove i suoi passi verso di te. Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire, ma poi ricomincia sempre. Per alcuni di voi è una persona che già conoscete, però a sto giro è qualcosa di... ci sono 3 arcani maggiori qua, a sto giro è qualcosa di totalmente diverso, perché c'è impegno reciproco, perché sei pronto o pronto ad amare di nuovo, ma veramente, seriamente. Mettiamone un'altra. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. E qua vediamo le energie che stanno lavorando dentro di voi. Tempo e pazienza, te l'ho detto, l'inizio. Allora, quello che arriva adesso è l'inizio di qualcosa che poi si espande. Te l'ho detto anche in tutta la lettura, inizia qualcosa, magari arriva anche questa persona da vie che non ti aspetti. La cosa cresce, cresce, cresce e si forma in una maniera straordinaria. Allora, l'espansione arriva col tempo e pazienza, perché qua c'è anche realizzazione di casa, stabilità, va bene per quanto riguarda l'amore. Ok. Rispetto, tu stai riprendendo? Sì. Ora, rispetto sempre a tutta la lettura, voglio vedere cosa hanno da dirti questi altri oracoli degli archetipi. Regina e madre, cioè regina e madre. Allora, anche qui archetipi femminili potenti, potresti anche realizzare il sogno di diventare madre, oppure partorire imperatrice, imperatrice 2 volte, madre, partorire un progetto, o partorisci un progetto o la realizzazione di un progetto che ha a che fare con lo scopo dell'anima, a partire da una sorpresa che arriva adesso. La regina parla da sola, perché la tua autorità qua dice, no, irradia la maestà femminina, utilizza la sua autorità benevolmente per proteggere gli altri. E tu hai, mi dicono, un grandissimo potere di accompagnare gli altri verso la luce della consapevolezza, e questo è ciò che il tuo progetto o quello che porti in grembo come progetto darai vita a questo, darai vita a questo. Molto bella. Fammi vedere un'altra cosa con questi. È caduta subito, ma la volevo battere. Imparzialità, qua c'è la giustizia divina, come se fosse la giustizia divina. Mi confermano che questo è scritto nel tuo destino. Quello che abbiamo detto, è la conferma della lettura. Espansione, di nuovo espansione. Allora, espansione, imperatrice, imperatrice. Dimmi più espansione di questa. E questa è una sorpresa grandiosa. È una sorpresa grandiosa che porta alla piena espansione, 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 espansione. Ed è scritto nel tuo destino. È stupenda questa lettura. In merito alla lettura non aggiungo altro.
Adesso ti chiedo, come abbiamo fatto anche nelle altre varianti, di pensare a una domanda. Può essere una domanda inerente alla lettura o una domanda che non è inerente alla lettura. Va bene? Ti chiedo soltanto di scrivermi sotto la domanda, o scusami, se non ti va di scrivermi la domanda, anche variante 3. Ok? Come domanda. Cioè, insomma, hai capito? Io chiedo al mio amante mistico di connettermi con il tuo spirito guida. Qual è la tua domanda? Qual è la risposta alla tua domanda? Sei di coppe, il diavolo, il mondo, la torre, paggio di bastoni. Se mi stai chiedendo in merito a una persona del passato, la risposta è assolutamente no. E se mi stai chiedendo in merito a qualcosa, allora, ci sono delle novità per te che non hanno niente a che vedere con quello che hai vissuto nel passato. Quello che hai vissuto nel passato sono state le basi per un'espansione dirompente che questa sorpresa ti porterà. Quindi la risposta è un no per ciò che riguarda il passato, amori del passato, persone del passato, ritorno del passato. Io ti ho detto che qua la persona la potresti già conoscere, ma nella misura... Allora, qua si declinano le cose adesso, no? Se mi hai chiesto in merito a un amore del passato, qua mi parlano del nuovo, paggio di bastoni. Qualsiasi altra domanda tu mi abbia fatto non contempla il passato, ma c'è la distruzione del vecchio. È un sì futuro, un sì futuro. In merito a qualcosa che vuoi realizzare, che porti nel tuo cuore, la risposta è sì. Se vuoi realizzare una cosa che c'è nel tuo cuore, la risposta è sì, senza però distruggere le vecchie credenze o le vecchie certezze. È qualcosa di completamente nuovo. Qua è attivo il sì totale per il nuovo, l'entusiasmo per il nuovo, siamo a migliaia, quindi con la domanda è tutto proiettato al futuro. Il passato no, non è, perché c'è tutta questa novità, c'è tutto questo entusiasmo. Ed è un bellissimo entusiasmo. Quello che hai vissuto nel passato era funzionale a non doveva essere oggi, al fatto che non doveva essere oggi, ma doveva essere quello che adesso sta per arrivare. Fammi vedere chi diceva l'oracolo qua. Se mi state chiedendo di ritorni a livello di curiosità, la persona rientra, ma tu stai verso il nuovo, Però adesso si andrebbero a declinare troppe cose, visto che ho visto il 6 di coppe, il diavolo, gli attaccamenti, no? La chiusura degli attaccamenti, la distruzione del vecchio, quindi c'è questo paggio di bastoni, si mette tutto alle spalle e si andrebbe a declinare su più cose. Magari senti anche le altre risposte sulle altre... Magari fai una domanda diversa sulle altre varianti, ok? Se stai sentendo per prima questa, per allineare la risposta, ok? Quindi, detto questo, ragazze mie ragazzi, io concludo qui. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo perché questa è una stesa epica. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.